Se quest'anno avete deciso di coltivare le fragole, che sia nell'orto piuttosto che sul balcone, beh, allora questa è la puntata per voi. Oggi infatti vi parlerò di uno dei problemi che può colpire molto facilmente le fragole, che le porta ad essere deformate e poco appetibili. Andremo a vedere da cosa dipende il problema e soprattutto vi fornirò delle soluzioni per risolverlo. Quindi iniziamo subito, perché è arrivato il momento anche per te di ottenere delle fragole perfette. Andiamo! Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto. E come ti dicevo nella intro, oggi parleremo di un problema che frequentemente accade, che è appunto quello della deformazione del frutto della fragola. Intanto ti rassicuro dicendo che molto probabilmente non è colpa tua, che la pianta non ha una malattia, ma questo problema è dovuto al fatto che il fiore della fragola non è impollinato correttamente. Ma per capire meglio e soprattutto da vicino andiamo a vedere com'è composto il fiore al microscopio. Cominciamo con il dire che la fragola ha un fiore perfetto, ermafrodita, ossia che ha sia gli organi femminili, i pistilli, sia gli organi maschili, gli stami. Questi che vedete qui al centro sono gli organi femminili e ce ne sono mediamente tra i 100 e i 400 per fiore, mentre questi che vedete qui tutti intorno, queste antennine, sono gli organi maschili e ce ne sono circa 20 per fiore. Perché il frutto si sviluppi con una forma regolare, tutti i pistilli femminili devono ricevere il polline, in caso contrario si creeranno delle malformazioni o deformazioni. Ci avete mai fatto caso che il problema della deformazione è sempre sulla punta? E questo perché praticamente il polline riesce a arrivare a fecondare i fiori femminili che sono posti all'esterno, più in basso. Ma poi sulla punta il polline, se non ci aiutano gli insetti impollinatori, non ci arriva, creando appunto questa deformazione apicale sulla punta del frutto. Detto questo, quali sono le soluzioni? Oggi ve ne do due. Allora, la prima consiste nell'andare a impollinare il fiore manualmente. In questo caso sarà sufficiente, non appena i fiori maschili inizieranno a diventare arancioni. Considerate che da quando il fiore inizia a sbocciare ci vorrà al massimo mezza giornata, un giorno, e utilizzando un pennello che, mi raccomando, deve essere molto piccolo e morbido, perché se no andremo a rovinare i fiori femminili. Dicevo, con questo pennello si parte dalla parte esterna e andiamo a raccogliere quanto più polline possibile, polline che magari nel frattempo si è anche depositato su questi petali bianchi. E a questo punto andiamo a spostare la punta del pennello verso la punta del fiore, ok? In questo modo, delicatamente, così abbiamo finalmente impollinato in maniera uniforme tutto il fiore e il frutto di conseguenza avrà un frutto perfetto. Il secondo metodo, che tra l'altro è anche il più semplice, consiste nell'attirare semplicemente gli insetti impollinatori, ed è per questo che chi coltiva fragole, ad esempio in serra, utilizza i bombi, proprio perché questo lavoro che dovremmo fare noi manualmente ce lo fanno i nostri amici impollinatori. Quindi se abitiamo sul balcone, magari al quinto piano, come facciamo ad attirare le api? Ma la risposta è semplice: dobbiamo attirare andando a consociare la fragola, quindi mettendola vicino a delle varietà di piante che attirano le api. Mi viene in mente la salvia, il timo, il rosmarino, il nasturzio, la lavanda ragazzi. Quindi ci sono queste varietà che possono attirare le api. E vi posso dire che quando portiamo le api sul nostro balcone o comunque gli insetti impollinatori, beh, ci verranno veramente delle fragole perfette. Tra l'altro, capite quanto sia importante preservare l'ecosistema e soprattutto la vita degli insetti impollinatori. Quando diciamo, mi raccomando, non utilizziamo pesticidi, non utilizziamo diserbanti, perché questo lavoro che dovremmo fare noi manualmente, che è fondamentale per la riuscita dei fiori, anzi per la riuscita dei frutti, ce lo svolgono loro, Capito quanto è importante e soprattutto affascinante la natura?
Bene, e adesso veniamo al momento finale, quello atteso, perché anche questa settimana diamo via al concorso settimanale. Ormai conoscete un po' tutti come si gioca. Vince colui che indovinerà il primo numero estratto questa settimana sulla ruota di Milano. L'estrazione è quella del 16 maggio. Questa settimana però, rullo di tamburi, a grande richiesta ci avete chiesto, dice vabbè, l'humus è sicuramente importante, ma perché non metti in palio la maglietta? Questa settimana mettiamo in palio la nostra maglietta, quella pulita. C'è in versione nera e c'è anche in versione gialla. Guardate che bella la nostra maglietta, ok? Vi arriverà pulita direttamente a casa. Bene, allora ragazzi, non mi dilungo ulteriormente, spero veramente di cuore che questa puntata vi sia piaciuta. Scrivetemelo sempre nei commenti insieme al numero che pensate che esca e niente, noi ci vediamo come sempre ai prossimi fantastici video. Ciao!